Pronti? Siamo pronti alla partenza. Tutta la nostra vita qua dentro. E qua dentro. Non so se riuscirò adesso ad alzarne una per metterla sulle spalle, però vediamo insieme. Questa notte ho dormito circa 3 ore, però abbiamo tempo per riposare in viaggio. Ormai è un vizio, cioè tanto la notte prima non si dorme. Ma forse deve essere così, non lo so. Provo. Guardate la dimensione. Farò come su quel film. Oh! 1, 2, 3, 4 e... vamos! Primo trasferimento in auto e guido io. Guardate dietro. C'è tutta la squadra. Anche la suocera e il suocero, però mi lasciano guidare, non si sa perché. E questa è la strada che facevo tutte le mattine per andare in ufficio. Vi garantisco che d'estate è più piacevole. Secondo step, Flixbus, direzione Fiumicino. Autobus super puntuale, sono le 8:10 della mattina. Iniziamo ad acclimatarci alla temperatura. Qua dentro ci sono circa 35 gradi, quindi cerchiamo di fare training per il Sud America. Ma tu sei pronta a risalire sulla Tenerona? Non vedo l'ora, sinceramente. Quando farò il video pippone di comparazione tra Tenerona e Sorellona inizierò con questa frase. Quella che vedete in fondo è la nostra corridoia. Ci rivediamo non so quando. Ci rivediamo appena si affaccerà l'estate. Forse. L'estate boreale, chiaramente. Qua si parte no plan, senza piani. Che ci sarà qua dentro? Nada de nada. Appena arrivati a Roma Tiburtina, hai fame? No, stranamente no. Qua bisogna partire più spesso perché se il maiale non ha fame è molto positivo. Abbiamo trovato una Roma grigia come corridoia. Mi aspettavo una Roma più soleggiata. Me lo ricordavo diverso Fiumicino, però il tempo passa e le cose cambiano. No, sto scherzando, è Ciampino. Tu scendi qua, che io vado solo in Sud America. Aeroporto di Ciampino. Sta chiamando, Tocca alzarsi. Perché Vamos. non scendi? E ora qualcuno dirà: Francesco, dove vai senza Sara? E avete ragione. E invece qualcun altro dirà: oh, finalmente la lascia a casa. E ora la domanda nasce spontanea: chi avrà ragione? Chi dice di lasciarla qua oppure di portarla con me in Sud America? Sara la Tappi ha sempre ragione. Quindi da Ciampino Sara la Tappino si sposta a Fiumicino. Arrivati! L'ora di arrivo era alle 14, quindi Flixbus top. Le valigie ce l'abbiamo. Vamos. Direzione Terminal 1. Appena entrati in aeroporto, per non smentire la tradizione, cosa si fa? Se magna! E si mangia su piatti prettamente in stile Sud Italia, perché siamo in un locale che è ispirato alla cucina napoletana, quindi un po' di ricordi di un tempo proprio da poco passato e si lascia l'Italia al bacio. Dopo il pippone di Sara, la verità è che questa è la cosa che costa meno. Caffettozzo, di a tutti cosa ti ha detto. Allora, prima cosa è l'ultimo espresso che prendiamo in Italia e che prenderemo per i prossimi Dai. mesi. No, mi hanno detto mi dia il tesserino dell'aeroporto? Non ce l'ho. Ah, pensavo avesse il tesserino dell'aeroporto. No, non vuole lavorare in aeroporto. Per il momento no, poi si vedrà. Stranamente siamo arrivati in anticipo, sono le 17:23, ora di imbarco 18:30, il volo parte alle 19, direzione Madrid, faremo scalo a Madrid per circa 2 ore e 45 minuti, poi destinazione Montevideo dalla Tenerona. Dove vai? Prendere l'acqua per imbarcarci. Comunque tutto ok, siamo un po' stanchi, siamo in viaggio da questa mattina alle 7, dovremmo arrivare a Montevideo alle 12:55 ora italiana. Ora preghiera veloce per far sì che le valigie arrivino, perché all'interno delle valigie ci sono caschi, tute, ma soprattutto ci sono anche gli accessori per sistemare la Tenerona dopo la bruttissima caduta. Sara appena tornata. Acqua presa, un 75 centilitri a 2,60 € mi sembra. Che ti vuoi aspettare Muy all'aeroporto? caro. Cioè Sara quando fa queste affermazioni sembra che non sia mai uscita di casa. Siamo in aeroporto, era normale, però avevo sete, quindi l'acqua bisognava comprarla. Scherzi a parte, tanta emozione, tanta adrenalina, come se fosse
la prima volta e onestamente non vedo l'ora di rivedere la Tenerona e soprattutto di metterci le mani per poterla sistemare. Speriamo bene, anche perché Kevin, il tipo che ce l'ha custodita a Montevideo, mi ha appena scritto e mi ha detto la Tenerona è pronta. Gate A66, A69, in 2 ore Iberia ci ha mandato 2 mail per cambiarci il gate, prima era il 66, poi il 64 e adesso il 69. Nel frattempo qua ci guardano tutti che parliamo dietro questo cubetto, ma non sanno quante persone si trovano dall'altra parte. Seduta 19, tu quanto hai? 19D. Siamo vicini, pure qua, con la Tenerona vicini, sull'aereo vicini, cioè, ragazzi, non me la stacco mai questa, non la stacco mai. Great ladies and gentlemen, welcome aboard. Please just speed up the boarding clear as soon as possible. Thank you very much for your cooperation. Ci siamo, ti devi sconnettare, ti devi scollegare. Ultimo messaggio di nipote. Abbiamo circa un quarto d'ora di ritardo, ma a Madrid abbiamo 2 ore e 35 per poter andare sull'altro terminal. Se ben ricordo ci vogliono circa 40 minuti, quindi di tempo ce l'abbiamo abbastanza. Intanto proviamo anche la Pure Video, che è un'impostazione di questa camera, è praticamente buio, è notte qua dentro e nonostante tutto si vede anche se non la tappi. Stiamo chegando. Di fronte a te. Prima andata. Ora destinazione Terminal 4S, qua alla derecha. Guardate com'è operativa, questo è il motivo perché ci portiamo sala alla tappi, si condivide tutto. Ora, se non ricordo male, perché siamo passati di qua nel 2016, dobbiamo prendere il treno, ma ci vorranno circa 30 minuti andando di corsa. Controllo passaporti. Ed ora, come sempre, nonostante il passaporto nuovo con il chip, non funzionerà. E infatti, come preventivato, non ha funzionato, quindi controllo manuale. Adè se va a mangiare. No, adesso vediamo il gate. Dai. Anche perché io col controllo passaporti passo sempre, sei tu che non passi. Certo, il criminale sono io. E questa è la nostra cena, cortato, diviso 2, qua c'è anche la frutta, mangia poco. Cena spolverizzata e ora si va veramente. È arrivato il momento, stanno imbarcando il gruppo prima di noi, poi ci accoderemo alla fila e si va. Quindi nel video di oggi cosa avete visto? Autobus, trasferimento fino a Madrid e poi trasferimento fino a Montevideo e abbiamo mangiato sempre, non abbiamo fatto nulla. Vi siete mossi con noi, siete un po' stanchi almeno come noi, lo siete? Questi viaggi li chiamo i viaggi della speranza perché da quando esci da casa ci vogliono circa 30 ore, 32, 33 per arrivare a destinazione. In realtà non lo sai quando arriverai. Cioè, speriamo di arrivare. Non lo dire queste cose. Pueden embarcar, nos agradecemos su colaboración. Sì. Muchas gracias y disfruten del viaje. Grazie. Questo è il nostro aereo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Il posto ce l'hanno riservato. Dietro pagamento, Spegno la camera e ci vediamo domani. E spegni perché il cervello. 12 ore ragazzi non si augurano. Ragazzi, buongiorno, come ci vedete dopo 11 ore di volo? Scrivetelo nei commenti. Io personalmente ho visto 3 film e non vi lascio i titoli perché inguardabili, tra cui uno totalmente in inglese. Io ho dormito sempre. Questa è la tratta che abbiamo fatto. Ah, c'è da sole tipo Maverick. E comunque non applaudono solo in Italia. Ora controllo i passaporti. Controllo passaporti fatti, ora incrociamo le dita. Ritiro bagagli. Siamo a 20 km di distanza dalla Tenerona. Qua la situazione è drammatica, sono circa 10 minuti che aspettiamo. Una l'ho vista, quella piccolina, quindi l'avviamento ce l'abbiamo. Ecco l'altra, quindi qualche pezzo per la Tenerona ce l'abbiamo. E ecco l'ultima. Sembra impossibile, ma tutto questo sarà sopra la Tenerona. Sono circa 57 kg.
ci rimane il controllo dogana da fare. Velocissima procedura per la SIM del telefono che ormai conosciamo bene. Eccole qua, leggermente denudati, prima colazione in Uruguay e vi vogliamo rendere partecipi per i prezzi. Della steccata, insomma. Questa è la nostra colazione, 590 peso uruguayani che corrispondono a circa 13 euro. Queste costano 2,40 euro, 2,50 euro ognuna, 3 euro e qualcosa yogurt con frutta e anche qua siamo intorno ai 2 euro e qualcosa. L'Uruguay è questo, lo ricordavamo. Ovviamente sono i prezzi all'aeroporto e se ci rifacciamo all'Italia, anche in Italia i prezzi all'aeroporto salgono. Però secondo me qua siamo leggermente sopra. Ora mangiamo e diretti all'abitazione perché ci hanno scritto alle 11 ci danno l'abitazione, quindi chiamiamo Uber come sempre e andiamo. Ok? Vamos. Ora finalmente diretti a casa. È nel centro d'Italia, Ancona, non so se si conosce. ¿Sabe cómo se llama mi hijo? Francesco. Él se llama Francesco. Sí, por eso. Quanti anni tiene? 22. Ah, muy joven. Sí, ¿Dónde vive? ¿Acá o en Italia? en Punta del Este. ¿Ya conocen acá? Sí, Sí. el año pasado. El país más caro del mundo. Sí, mucho. Mi hermana había ido el año anterior, son los orígenes nuestros. ¿De dónde el origen? En Calabria. ¿Dónde en nella Calabria? Un pueblo que se llama Mellicucá. Y por mi mamá, de Salerno. Tiene que venir. Claro, tengo que ir. Al volo non sono riuscito a riprenderla, ma siamo passati di fianco a casa nostra, cioè casa nostra qua a Montevideo. È stato emozionante perché abbiamo vissuto qua per quasi 20 giorni, questa zona la conosciamo benissimo e ripassare dopo 5 mesi è bello rivivere queste situazioni. Quando ci stavamo era inverno, tra luglio e agosto. Siamo ripassati in piena estate, un altro cielo, un altro clima. È un po' parte di noi ormai anche questo. Sì. E sento anche che ci stiamo avvicinando alla Tenerona perché dovrebbe essere proprio qua dietro. Perfetto. Bueno, que mucho gusto. Gracias, mucho la gusto. Que esperamos pasen muy en bien. Italia. Si Dios quiere. Capaz que voy en moto. Ecco, Maria. Ora possiamo dire di essere arrivati veramente, sono le 12:41 ora locale perché il telefono si è collegato a internet. Se pensiamo all'ora italiana sarebbero le 16:41 perché ci sono 4 ore di fuso e siamo partiti ieri mattina alle 7:20, quindi dalle 7:20 alle 16:42 del giorno dopo siamo arrivati. La cocinera là in fondo che dice? La cocinera è in azione perché poi toccherà utilizzare la cucina. Oddio, ah, ecco. non vedevo nulla. No, c'è tutto. Poi come sempre giro veloce panoramico dell'abitazione, vi parleremo dei costi, vi parleremo di quanto costa vivere qua e ovviamente cercheremo di condividere tutto per capire se vale la pena vivere in Italia o vivere nelle altre parti del mondo. È un po' la nostra missione. Vamos con un descanso, andiamo ad avere un break, andiamo a riposarci un attimo. Un'ora, non di più. Intanto vi faccio vedere il soffitto dove io addirittura arrivo. Grezzo. A vista, grezzo. Però avevo letto abitazione semi nuova, ottima secondo me il rapporto qualità-prezzo. L'unica cosa che manca è la lavatrice, ma con la lavatrice qua a Montevideo le strutture costavano troppo e per noi il budget è fondamentale. Però c'è il garage coperto per la Tenerona. È anche vero che siamo appena partiti, quindi della lavatrice al momento possiamo fare a meno. Poi nei prossimi giorni vediamo come si evolve la situazione. Ora, volete venire sotto la doccia insieme a me o insieme a Sara? Scrivetelo nei commenti. Prima vi ho detto che le valigie sono arrivate e questo è importantissimo, ma bisogna vedere se all'interno è tutto integro. Quello che mi sta a cuore comunque, la visiera sembra tutta integra, anche le prese d'aria e una piccola parte di ansia se n'è andata. Guardate in diretta questi viaggi cosa fanno. Caviglie un po' gonfie. Ricordatevele, poi ve le faccio vedere fra un paio di giorni. Cioè Sara ha le caviglie piccolissime, qua sembra che ci sia un bombolone ripieno. Ragazzi, sto invecchiando. Docciate al volo? Camminiamo un po' e andiamo a fare la spesa. Allora, a sinistra non si può andare perché c'è la casa. No, però dobbiamo andare di qua. Comunque il signore che gestisce la casa ci ha detto che in questo periodo Montevideo è super tranquilla perché la gente si sposta a Punta dell'Este, a Punta del Diablo, quindi lungo la costa. Quindi Montevideo tranquillissima perché è un po' come il periodo di Ferragosto da noi. Adesso diretti a fare la spesa perché non abbiamo provviste e dobbiamo eliminare qualcosa per la cena. Andiamo a Montevideo Shopping. Guardate che supermercato muy grande. C'è de todo qua ragazzi.
visto che sono qua, guardate, 2 rotoli di Scottex, 234 peso, parliamo di 5,30 euro circa. 4 rotoli di carta igienica, 156 peso, 3,50 euro circa. Per chi ci chiede della pasta si trovano anche marchi italiani, De Cerco, Barilla e ovviamente anche marchi sudamericani. La pasta è leggermente diversa perché le abbiamo provate tutte e i tempi di cottura non corrispondono, bisogna cuocerla di meno. Comunque mezzo chilo di rigatoni Barilla, 150 peso, 3,50 euro circa. Se passiamo alla pasta locale più economica, ma ragazzi vi posso garantire che non è come la nostra, 400 grammi, 1,20 euro, 1,30 euro circa. Parlando di pasta, questa la conosciamo tutti, 2,49 sono circa 6 euro. Mezzo litro di olio di oliva, quasi 9 euro. Anche questo conosciamo bene, yogurissimo naturale, 460 grammi, perché qua le confezioni sono leggermente diverse dalle nostre, quasi 3 euro. Banane 3 euro al chilo, ompelmo rosato 3,50 euro al chilo, un litro di latte 2,50 euro, il pane mezzo chilo 3 euro. Per i più golosi le Pringles quasi 5 euro. Mentre facevamo la fila qui al banco per la fiambreria, una signora anziana mi dice: che numero tiene? 88. Tiene esto. Non mi sirve. Prosciutto crudo Parma, 7 euro quasi a letto. Quest'acqua ci piace tantissimo, comunque 6 litri, 3 euro. Ho fatto una carrellata veloce per mostrarvi i prezzi di alcuni beni primari e da quel che vedo secondo me qua costa leggermente più dell'Italia. Ora belli carichi si torna a casa dopo aver speso 92 euro. Pendacciona! Un monton! Dai, veloce, non mi stai stanca. No. Adesso a tutta velocità, l'ultimo sforzo perché sono circa 21 minuti di cammino. Andiamo diretti dalla Tenerona. Non la prenderemo questa sera, però voglio vedere e forse chiave in mano l'accendiamo. Eccoci qua ragazzi, se non erro questa dovrebbe essere la moto di Maurizio Rimonta, cioè la persona che praticamente ha spedito la nostra Tenerona. Come stai? Number one. Mira, toda Italia. Todo Italia. Ma esta es la moto di Maurizio. Mi moto, ¿dónde está? Tu moto. ¿Dónde está? Io Está la basura. ti spiezo. Lasciata, mira, passa. No, eccola qua. Io sento la voce qua. Sento una voce qua. Cioè, l'Italia è piccola. Maurizio, questo ragazzi, chi ha spedito la moto, ci ritroviamo all'altra parte del mondo. Ciao, grazie Maurizio. Ciao, come stai? Grazie, come state ragazzi? Ciao, proprio Italia in voce. Ciao Willy. Tutto bene? Praticamente dovevamo sistemare tutto, dovevamo controllare un po' di cose, non abbiamo fatto nada perché abbiamo incontrato questa centaccia qua e niente, il lavoro lo facciamo domani, l'accensione la facciamo domani e comunque tutto a posto, mi ha detto che la batteria l'hanno caricata, io l'ho rivista e va benissimo così. A mañana torniamo e iniziamo a trabaccarlo. È o non ho la numero 1? Nel frattempo andiamo a salutare tutti i nostri amici motoviaggiatori italiani. Buon viaggio! Ci rivediamo in Italia fra 6, 7, 8 mesi. Ok. Siete tutti ospiti a Montagnana alla festa del prosciutto. Ma tu quando torni? Quando torni qua? Se torno non lo so, io la mia meta dovrebbe Vai essere in Colombia? Messico. Con quanto tempo? Sono in pensione. Ma allora vai tranquillo, vai alla grande, vai. Quando ritorno in Italia metterò gli annunci sul gruppo. Va Siete benissimo. ospiti. Grazie mille. Tutti quanti, Grazie. Con calma. Sì. Despacio. Non ho fretta, l'ho Ok. lasciata a Padova la fretta. Dimentichiamo! Quanti anni hai? 60. Ma allora sei una invenzione da ragazzo? No, l'anno scorso. Detto che qua si vive bene in Argentina con 500-600 euro. Allora vieni a vivere in Io Argentina. vivo 2 mesi, già ne avanzo, capito? Ciao! Ciao. E comunque
volevamo accendere la tenerona, volevamo fare tutto con calma, volevamo accarezzarla, metterla fuori, invece sta incastonata lì tra le altre moto. E Solo rimandato a mañana. poi abbiamo incontrato gli altri, ci siamo messi a chiacchierare, abbiamo parlato un po' di viaggi, di cosa vogliono fare, anche del nostro programma di quest'anno, e la tenerona è rimasta lì, bella, soletta. Cioè ragazzi, l'abbiamo rivista e come quando non riesci a stringere, non riesci... È stato un momento Cioè, così, vabbè. L'abbiamo ritrovata come l'abbiamo lasciata e questo è fondamentale. Quindi nulla, bisogna rimetterla in moto sperando che vada tutto quanto bene, ma sicuramente andrà tutto quanto bene. E adesso belli cotti, torniamo nel nostro piccolo appartamentino. E che si mangia questa sera? Stasera non si mangia nada perché abbiamo mangiato poco fa, perché bisogna riposare e non si può riposare a pancia piena. Intanto guardate che splendida macchina che abbiamo di fianco. Spettacolare! Addirittura affari fendinebbia. La carrozzeria ripresa con una sorta di resinatura. Un color carta da zucchero, ma il pacchetto dello zucchero si è scocciato, si è strappato, ecco. Pazzesca. Cioè tu pensi andare in giro in Italia con una macchina del genere? A Corridonia. Baby, for love, go all for love. We're going for love, for beating hearts off the charts. Love, go all for love. We're going for love, baby, going for love, baby, for love. I bet you'll get it right, but don't get me wrong. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Go like a satellite, just go like a star now. Say what you gotta say. Say what you gotta say. Take it to the